tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi, cari miei, sono qua a parlare di un film horror con arti marziali. Lo so, tanti di voi diranno: ma che cacchio stai dicendo? Come possono mischiare due generi differenti e farci un film decente che non sia una boiata, cazzata, tresciata? E vi devo avvisare che questo film è uno di quei pochi che non solo è riuscito a creare qualcosa di originale, ma è riuscito dove quasi nessuno riesce, ovvero mischiare due generi differenti e farci un bel film, no? Che ne so, prendere un horror mischiando con l'azione viene una merda, prendere un horror mischiato col poliziesco viene una merda, che ne so, mi viene in mente tipo The Grudge, quello là del 2020 che era, o mi viene in mente quell'altro, quello là del carcere, che c'era quello lì posseduto all'interno del carcere, c'era sto poliziotto, ci hanno fatto di tutto e di più, non mi ricordo come si chiama quel film lì, era orribile. Quindi qua stiamo parlando almeno di un film che è riuscito dove pochi riescono. Film cinese, non giapponese, titolo in italiano qua arrivatoci con Il cacciatore di vampiri, per creare ancora più confusione, perché c'era un altro film del cacciatore di vampiri che era come si chiama il presidente, dove c'era stato, lo so, tanti di voi, Abraham Lincoln, che era lui il cacciatore di vampiri. L'hai mai visto quel film? No. Era veramente carino, era molto trash, pieno di rallenti, lui che ammazzava i vampiri, era figo. E quello si chiamava Il cacciatore di vampiri. Ma io dico, io solo questo vi dico, Blue Swan, almeno mettici un titolo diverso, perché scrivo cacciatore di vampiri, mi spunta quello di Abraham Lincoln e il titolo originale era Rigor Mortis. Penso che era semplice, ce lo potevamo lasciare Rigor Mortis. Sì, è bello, non era brutto il nome. Lo trovate su Amazon Prime Video, se lo volete vedere. Ma ora parliamo un po' della trama. Abbiamo quest'uomo che si trasferisce in questa palazzina veramente orribile, fatiscente, fa proprio schifo, è orribile, fa pure paura da lontano, che dici preferisco dormire sotto i ponti o con non lo so, uno scatolone dell'Ikea in mezzo alla strada. Quest'uomo si sta trasferendo perché ha avuto brutte perdite, ha avuto delle perdite della sua famiglia e quindi vuole cercare di ricominciare da capo. Ma non sa che questo palazzo in cui sta andando è un palazzo che avvengono cose strane. Tra gemelle che sembrano, possono ricordare quelli di Shining, ma sono un po' più grandi. Un po' The Grudge, un po' The Ring sembrano, che infestano il palazzo, e altre creature che infestano il palazzo, e qualcun altro che fa magia nera di nascosto, e c'è anche qualcuno che vuole diventare anche un vampiro, e c'è anche un vampiro, e ci sono anche degli stregoni, e ci sono anche degli esorcisti ci sono, e ci sono anche quelli che fanno magia bianca. È un palazzo che prende, c'è di tutto. Ma allora questo palazzo per gli amanti dell'horror è fantastico. Vedi, non è brutto il palazzo. Dici, ma ora tanti di voi diranno: ma in che senso io mi metti fantasia? Sì, ci sono spiriti maligni, demoni, vampiri. Dice, ma allora sarà una minchiatona. No, riesce a rendere tutto così serio e concretizzato, nel senso non lo butta a cazzatona. E là qua faremo la conoscenza dei vari personaggi, no? Questa donna, i vari inquilini, che saranno, diciamo, legati dalla trama che andrà avanti e succederanno alcune cose. Allora abbiamo questo esorcista che c'ha proprio al piano terra della palazzina, no? Tipo un ristorante, no? Dove la gente si va a mangiare, la gente del palazzo. Poi abbiamo una signora con suo marito, che suo marito odia il mondo e augura cose a destra e a manca, disprezzando chiunque del palazzo. Lo sapete, no? È una sarta, va. Siccome la signora ormai in età non ha molto da fare a parte occuparsi del marito, quindi come hobby cuce alla fine. Poi abbiamo cosa abbiamo? Una donna con un bambino con i capelli bianchi. Cioè, tutte tendono anche le bionde, perché secondo me si perdono la parrucca. No, secondo me è un platino, un color
platino, tipo tra il bianco e il biondo, è platino, un bel C'è colore. questo bambino che prende loro, non hanno una vera fissa dimora perché sono successe alcune cose brutte anche a questa donna che ha subito delle violenze e che è stata salvata da, come credo, forse da delle sue sorelle, ovvero questi due fantasmi che si stanno aggirando all'interno del complesso. Quindi, siccome non ha più... Stanno cercando un corpo. Sì. Lei ce l'ha l'appartamento, ma non vuole andarci perché è lì dove si sono spente le sue sorelle. Si sono spente, diciamo, che hanno voluto loro spegnersi lì dentro. Quindi non ha il coraggio di entrarci. Quindi vivono, no, del cibo che la gente lascia, no? Come sapete in Cina hanno molto rispetto per i morti, non come qua che se li scordano dopo un giorno e tanti saluti. Almeno le belle cose dell'Oriente, i morti hanno sempre no, c'è un rispetto nei loro confronti dei parenti, no, che lo buttano nel cesso completamente, come conosco certe persone che già da mangiano glielo darebbero manco da vivi. Fidatevi, quando loro proprio ogni piatto, ne so, fa da pasta e fagioli, in piatto di fagioli la dovete mettere fuori la porta per gli antenati. Ecco, e questa poveraccia, siccome è povera, per far mangiare il bambino, gli fa mangiare il cibo che la gente lascia fuori per i parenti che non ci sono più. E quindi ci si creano varie situazioni, varie... non li direi forzature, diciamo che è una trama che si va a svolgere tutto così per caso, cioè non è come un film americano, no, che già mette in chiaro come deve andare una cosa, no, qua è tutto da scoprire, perché i due personaggi andranno anche ad avere dei cambiamenti durante il film, quindi un personaggio che tu lo vedevi buono può diventare un personaggio cattivo, un personaggio che non ha più voglia di andare avanti, grazie a una situazione si prende coraggio e praticamente ha voglia di no, prendere in mano la sua vita e dare una mano anche agli altri. Cioè, i vari personaggi inizieranno a evolversi in questo ora e 45 minuti di film che scivoleranno via, inizieranno a prendere forma ogni personaggio. Ma ora parliamo dei vari esorcismi, eccetera. Allora, sono molto coreografici proprio gli esorcismi, non sono quelli là che ci avete presente, oh no, legata nel letto che butta l'acqua santa, no, qua proprio è tutto coreografico, no, arti marziali, si combatte col demone, si combatte con lo spirito maligno, quindi è tutto così davvero spettacolare, no, questi salti, questi lanci di pergamene, questi fili rossi, no, per legare il demone o lo spirito di turno. Il personaggio dell'esorcista, no? Diciamo il cacciatore, non solo esorcista, perché lui è anche un ex cacciatore di vampiri. Lui davvero questo qua con gli occhiali di legno è il personaggio per me il mio preferito, cioè proprio il suo stile, che proprio lui va in ciabatte e in mutande con questa vestaglia tranquillo e sereno a fare gli esorcismi con le ciabatte, cioè lui va a fare gli esorcismi con le pantofole ed dici ma io allora farà ridere, no, proprio è così serio, lui che fuma veramente come una ciminiera, cioè lui mentre fa gli esorcismi e si mette a saltare c'ha sempre sta sigaretta in bocca che non se la perde mai. Ha creato un qualcosa davvero di innovativo e interessante quando uscì nel 2013, da noi arrivò a distanza di qualche annetto in Italia grazie a Blue Swan. E io anche posseggo il Blu-ray, l'ho comprato ai tempi e mi sono davvero divertito. Quindi se volete un qualcosa di originale, vi piacciono le arti marziali, vi piace l'horror, vi piace soprattutto l'horror orientale, con queste, no, con queste qua, con i capelli neri, no, vi manca un po' Samara no, Samara è la versione inglese. Sì, devo dire quella orientale. Orientale, No, non mi ricordo. Guarda, siamo degli ignoranti. Tanto Ragazzi, perdonateci. Scrivetelo qua sotto nei commenti. No, ma se è passato tempo. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Come si chiama la nostra Samara in versione giapponese. Quindi se volete tutto questo, anche un'ottima fotografia, un ottimo montaggio, una veramente non ti perdi neanche una scena, è così montato anche divinamente proprio. Cioè perdonatemi proprio, ma è un film che io vi straconsiglio di vedere e secondo me pochi l'avranno visto e pochi lo andranno a vedere perché dicono ma sarà una cazzata sto qua il cacciatore dei vampiri. No, la cazzata non è. Quindi andatela a vedere su Amazon Prime Video
E mi raccomando, non piratate, per l'amor di Dio. Per favore, ma andate lì e ve lo vedete su Amazon Prime, 5 euro a mese. Costa meno di un pacchetto di sigarette che vi comprate. Che io non fumo, ma so che gli aumenti stanno aumentando. Io fortunatamente non fumando preferisco spendere i miei soldi così. Io come sempre vi ringrazio e vi saluto. Se vi va iscrivetevi al canale, lasciate mi piace. Qua sotto trovate una wish list se volete regalare un televisore nuovo alla Rigiacate, ma vedo che nessuno vi vuole regalare niente perché non fa vedere le tette. E quindi io Rigiacate è rimasta scioccata lei? No, tutto a posto. No, di quello che ho detto. Che devo far vedere? Volevo vedere le tette. Perché, siccome non arrivo a far vedere le tette, ho detto ma forse si è sbagliato. lei pensa troppe altre cose, pensa secondo me qualche uomo, pensa lei. Sì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!